Draghi scuote Bruxelles, così l'Europa perde competitività e sovranità. L'ex premier mette in discussione lo stop alle auto endotermiche nel 2035 e avverte senza investimenti rapidi il progetto europeo rischia di incepparsi. Bruxelles. Un anno fa il suo rapporto sulla competitività europea aveva fatto rumore. Oggi Mario Draghi torna a Bruxelles e, davanti a un'aula gremita di commissari, parlamentari e funzionari, il messaggio è ancora più netto. La lentezza dell'Europa minaccia la sua stessa sovranità. Con toni che ricordano i suoi anni alla Banca Centrale Europea, l'ex premier ha scosso l'Unione. Non basta più l'enunciazione di principi, servono decisioni immediate. Altrimenti, avverte, Stati Uniti e Cina continueranno a correre lasciando l'Europa indietro. 3 sfide diventate più urgenti. Draghi ha ricordato i 3 fronti già messi in luce nel suo rapporto del 2024, oggi ancora più acuti. Un modello di crescita sotto pressione, con un commercio mondiale in rallentamento e industrie europee sempre meno competitive. Dipendenze strategiche in settori cruciali, dalle materie prime alla difesa, dove l'UE resta esposta a fragilità esterne. Una crescita insufficiente che rischia di far deragliare le ambizioni sul clima, sul digitale e sulla sicurezza sociale. Il quadro numerico non è incoraggiante. Secondo le nuove stime servirebbero quasi 1.200 miliardi di euro all'anno di investimenti per tenere il passo, con una spesa pubblica che dovrebbe coprirne almeno 500. L'attacco allo stop del 2035, uno dei passaggi più discussi, è arrivato sul Green Deal. Draghi ha messo in dubbio la fattibilità dello stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. Non ci sono più i presupposti per imporre un obiettivo nato in un contesto che oggi è cambiato. Le infrastrutture di ricarica, ha detto, procedono troppo lentamente. Servirebbe moltiplicare per 4 il ritmo nei prossimi 5 anni. Il mercato delle auto elettriche non decolla come previsto, i costi restano alti e l'innovazione europea perde terreno rispetto alla concorrenza asiatica. Secondo l'ex presidente BCE, il rischio è un paradosso. Milioni di europei continueranno a guidare vecchie auto inquinanti perché non possono permettersi modelli elettrici nuovi. Serve neutralità tecnologica. Draghi non chiede di rinnegare gli obiettivi climatici, ma di cambiarne l'approccio. Serve neutralità tecnologica, non solo elettrico, ma anche idrogeno, e-fuel, biocarburanti. Non è il momento di rigidità ideologiche. La linea ha trovato sponda in Italia, dove i ministri Pichetto Fratin e Adolfo Urso hanno ribadito che l'Unione deve riconsiderare la scadenza del 2035. Debito comune e cooperazione rafforzata. Il discorso ha toccato anche la questione finanziaria, con i singoli bilanci nazionali già sotto pressione. Draghi propone di considerare debito comune europeo per finanziare i grandi progetti strategici. Un passo non facile, che richiede consenso politico, ma che secondo lui è l'unico modo per competere con i colossi globali. E laddove l'Unione non riesce a muoversi all'unisono, ha aggiunto, gli stati più ambiziosi dovrebbero sperimentare forme di cooperazione rafforzata, senza attendere i più riluttanti. Reazioni e delusioni. Il suo intervento ha spaccato il dibattito politico europeo. Alcuni lo hanno accolto come un campanello d'allarme necessario, altri hanno parlato di grande delusione perché Draghi non ha portato soluzioni concrete su come finanziare investimenti così colossali. Il tono dell'ex premier resta comunque perentorio. Non abbiamo più anni a disposizione. Senza velocità, senza visione comune e senza investimenti adeguati, l'Europa non solo perderà competitività, perderà la sua sovranità.